Ho tantissimi oggetti in casa di famiglia, come tutti, però io, essendo un amante dell'arte di tutto, mi ricordo tutto e tengo di tutto. Ho portato questo, Cos'è? è un moschettone da guinzaglio per il cane. Sicuramente è del Settecento perché come è fatto, e questo l'ho trovato in un guinzaglio del mio babbo che aveva sempre cani, cacciatore, però io l'ho tenuto come cosa di pregio, di storia. Però gli dico questa storia perché non ho potuto portare la cosa principale per me, che era la bilancia per fare le cartucce. Perché io da bambino, il babbo cacciatore, però allora non si compravano le cartucce, si comprava solo il bossolo già con il costo della polvere, però la dose bisognava farla da noi e confezionarla da noi. Quindi a me fin da bambino è stato insegnato e io, diciamo, un mese prima della caccia, la domenica a volte stavo in casa col babbo, mi insegnava, ho tutte le dosi in questa bilancia, c'è scritto tutte le dosi, tutti i dosatori. Io andavo dietro il mio babbo fin da bambino, mi diceva sempre 2 passi indietro a me per il fatto dello sparo che poteva essere pericoloso, era molto attento, però io fin da bambino ho seguito le orme del babbo. Però non sono mai diventato cacciatore perché quando sono arrivato a 15 anni o 16 il mio babbo praticamente ha smesso di andare a caccia perché? Perché non c'era più niente, si passava dal cacciatore all'amante degli animali e quindi perché il mio babbo psicologicamente era amante degli animali perché quando trovava un branco di starne non lo sterminava, sparava, aveva solo la doppietta, mai il fucile a ripetizione, perché sparava una volta o due, però poi non seguiva più il branco di starne, perché a quel modo praticamente si sterminavano, ecco. La domenica era una festa. Prima di tutto, per esempio, la cosa più, il mio babbo la caccia che gli piaceva più di tutte era la beccaccia, di questi tempi. Andava alla beccaccia e la beccaccia era l'unico animale che non si starnava, cioè non si levava l'interiore, perché l'interiore nel girarrosto doveva condire i crostini che erano sotto. L'altro oggetto invece era dei miei nonni. Questo è sicuramente uno stuzzicafuoco, lo vede? È antico, di bronzo. Io lo reputo 6-700, 700 sicuro, ma forse più antico. Però a cosa serviva anticamente? Può essere questa, però non lo so. Io so quando ce l'aveva la mia nonna. La teneva al collo con una catena, vedete così, perché lei aveva il negozio di stoffe e allora non c'erano riscaldamenti. Quindi lei portava da casa lo scaldino, il veggio, scaldino grande, perché aveva le gonne lunghe, stava a sedere, si metteva lo scaldino sotto, però ogni tanto andava ravvivato, se no non scaldava più. Poi quando lo scaldino era finito o non scaldava più, ce lo dava a noi ragazzi, andavamo a casa di lei, che stava vicino a noi, a casa si rimetteva il carbone perché la stufa legna in casa era sempre perché qualcuno in casa c'era sempre, non è come ora, qualcuno in casa c'era sempre, e gli si riportava. E quindi questo è un oggetto che l'ho visto sempre da ragazzo, sempre, sempre, sempre. Probabilmente è nato a questo scopo, per ravvivare il fuoco o delle cece, quelle che si mettevano a letto, o dello scaldino, il veggio che si portava fuori o in negozio. E questo è un oggetto che a me ricorda tutte queste cose.